tutti amici ticchettiani, buongiorno. Buongiorno. Siamo in una zona fantastica, ragazzi. Abbiamo proseguito la strada e questa volta non tagliando nella parte interna, quindi non abbiamo fatto il Grand Canyon. Esatto. o meglio la gola di Topoloi, mi sembra si chiama. Polonia, sembra Topolinia. Topolou, mi sa, che abbiamo fatto per raggiungere la spiaggia di Elafonissi. Guardate l'altro video, è tutto spiegato. Ma abbiamo deciso di fare il lungocosta, quindi siamo esattamente nell'estremo dell'isola ad ovest e vogliamo raggiungere un po' più di civiltà perché abbiamo finito l'acqua e dobbiamo fare anche la spesa. Ebbene sì, ogni tanto mangiamo. Abbiamo scelto di passare in questi paesaggi meravigliosi per raggiungere un po' di civiltà e fare questi servizi. E ora si sale nell'interno. Abbiamo lasciato la strada lungo la costa perché c'è una montagna gigante che scende a picco sul mare e quindi praticamente la strada passa nell'interno, sale e bypassa questa montagna e poi dalla parte di là dovrebbe riscendere verso costa. Fede suona perché c'è un tornante, ora vi faccio vedere. Questa è larga. C'è sempre l'asfalto nuovo nelle strade di Creta. È nuovo, però non fanno mai la linea di mezzeria, mai. L'unica cosa da stare attenti in queste strade, cioè da stare attenti, diciamo che uno deve avere fortuna, sono i sassi che rotolano giù per i vari frane, eccetera. La strada taglia in due questi micro paesini, dei quali ignoriamo anche il nome, sinceramente. Sicuramente sono impronunciabili. Ma anche perché questo non c'era nemmeno il classico cartello indicativo prima del paese che dice il nome, non c'era. Wow, che panorama, ragazzi! Guardate là, illuminata dal sole, e quell'isoletta Scoglio là, tutta illuminata, che meraviglia, spero si veda dalla GoPro. Più che altro quanto siamo saliti. Siamo saliti tantissimo, ovviamente. Guardate la strada, tutta sta serpentina qua. Ed ecco a voi il Far West di Creta, ragazzi, perché qui siamo, come vi abbiamo detto, nell'estremo ovest. Più ovest di così non si può. No, e quindi siamo nel Far West di Creta. Buongiorno ragazzi. Buongiorno a tutti. Riconoscete la spiaggia dietro di noi? È una I spiaggia dove siamo già stati un po' di tempo fa. più attenti, anzi coloro i quali ci seguono da qualche tempo l'hanno già vista, perché siamo già stati qui. Esatto, siamo sulla spiaggia di Stavros, più famosa e conosciuta per essere la spiaggia di Zorbas il Greco, un film datato, ma se ne volete sapere di più andate a vedere il video indietro, magari ve lo mettiamo qua sopra in descrizione. Alla fine ci siamo spostati, abbiamo fatto la spesa, abbiamo superato la città di Chania che è qui vicino, Molto vicino. e abbiamo dormito di nuovo qua. Diciamo che è il mare estivo questo dei cianiesi, non lo so come si O chiamerà. dei cianiani. Dei cianiani, quindi è veramente vicino, è un promontorio che si estende su questo bellissimo mare e qui ha la particolarità di avere questa montagna che fa praticamente, che crea esatto, una piscina turchese. Ora ci facciamo una bella passeggiata, abbiamo messo le scarpe da trekking, le
Abbiamo i bastoncini, abbiamo un po' di... Che vuoi fare? Oh? Le idee ci sono, vediamo se sono fattibili, perché qui praticamente da questo punto parte un bellissimo sentiero trekking, però è impegnativo e difficile. C'è una mappa qui vicino che indica i dislivelli e la lunghezza del percorso, e sia l'uno che l'altro sono piuttosto impegnativi per il nostro allenamento, però ci siamo detti magari per fare una passeggiata, visto che qui insomma nella cittadina l'abbiamo già vista, è veramente una frazione minuscola, ci piaceva fare questa escursione insomma un po' nella natura, quindi io mi sono portata all'aiuto e quindi partiamo. Vedete, questo è il percorso, ci sono gli immancabili segnali che lo delimitano. In questo punto di spiaggia ci eravamo stati anche ieri a fare 2 passi, abbiamo trovato anche tantissima spazzatura, ragazzi, una roba incredibile. Non ho più parole. No? Abbiamo fatto una mega raccolta. Uè, che fa il sole! E pensate, abbiamo raccolto ben 6 sacchi pieni di plastica, bottiglie, polistirolo, di tutto e di più. Mi sono così arrabbiata, guarda che ieri mi ci è venuto il mal di testa dall'inciviltà umana, veramente è stata una cosa, mi sono proprio arrabbiata. Voi sapete che noi siamo soliti fare le raccolte, siamo anche ambassador di Un Sacco Pulito. Se non sapete di cosa si tratta vi mettiamo giù in descrizione il link, andate a vederlo, perché è una bellissima iniziativa per cercare di rendere ogni luogo che visitiamo meglio di come l'abbiamo trovato. Allora, qui siamo al primo bivio, c'è un sentiero che passa di qua e un altro sentiero che va lassù. Domanda, quale facciamo? Quello, ragazzi, guardate. Bello impegnativo. Sì. Ma guarda che montagna, ci fanno scalare le montagne con questi sentieri. Noi facciamo questo sentiero lungomare che sembra agevole, cerchiamo di raggiungere quel punto laggiù. Qui solo le capre ci vanno. Sì. E lì c'è il nostro mitico Ciarlino, guardate che colori questo mare. Da questo punto il sentiero si fa più difficoltoso, ma noi imperterriti proseguiamo. Eccole là le nostre amiche caprette! Ma quante sono? Ovunque! Loro arrampicano imperterriti. Il sentiero si fa sempre più difficile, più che altro ci sono questi sassi molto appuntiti che non ci permettono di andare avanti in sicurezza. E poi anche dal satellite abbiamo visto che comunque a un certo punto finisce, quindi a questo punto guardate che meraviglia, possiamo dire di essere abbastanza soddisfatti di questa piccola camminata. Ora c'è da tornare indietro. Qui che abbiamo una sorta di riparo, un deposito attrezzi magari per le capre. Nel frattempo sono arrivate tutte le pecore con gli agnellini. Beh. E dopo questa bella camminata è arrivata l'ora del pranzo, con dei crostoni caldi e sopra ci si mette di tutto e di più. Qual è la domanda? Dici sempre, oggi ci facciamo un buon pranzetto, ma
quando è che ce lo facciamo non buono? Ero preoccupato, dove voleva arrivare? No, nel senso che sembra che a volte facciamo un pranzetto buono e altre volte mangiamo schifezze. Mangiamo sempre bene, ragazzi, sempre bene. Non c'è dubbio. Gli dà di brutto, Ma anche te. Ma anche io, dai, via. Poi oggi comunque abbiamo smaltito prima del pasto, vale? Penso di sì, vale, cioè l'importante è non riempire più di quello che abbiamo perso. Abbiamo fatto 3,5 km, però non lineari. La montagna con i sassi, no, siamo contenti, ci sentiamo belli sciolti, insomma. Poi ora si è alzato un pochino di vento, quindi abbiamo un po' accostato la porta, perché viene proprio in questa direzione. Però comunque questo è un posto magnifico, ci piace, si sta bene, c'è un po' di giorno, ci sono tante persone che vengono al mare a visitare questa spiaggia, perché come vi abbiamo detto è famosa. E poi è vicino alla città. Vicino alla città, però poi come cala la sera si svuota, c'è un silenzio e si dorme benissimo. Si sta bene, proprio siamo contenti. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. Buongiorno! Ciao! Nuova giornata, guardate dove siamo tornati. Vediamo chi indovina, chi è stato attento. Siamo a Chania o Chania. Ebbene sì, oggi è sabato, vogliamo tornare al mercato perché c'hanno tantissima roba fresca e buona e anche ed economica. Esatto. E in più c'è il sole. Esatto, quindi la scusa è del mercato. No, non è una scusa, ci serve un po' di rifornimento di cose fresche. Ci sono piaciute le frutta e la verdura dell'altro giorno e quindi siamo tornati. E poi ci siamo detti, ma perché non fare due passi? Finalmente oggi è una giornata spettacolare, c'è solo la brezzolina del mare, ma non c'è una nuvola. E se vi ricordate, Chania l'avevamo vista l'altra volta, ma con colori orrendi, freddo, vento, pioggia. Quindi siamo sicuri che oggi vi piacerà di più perché la vediamo totalmente con il sole. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know if I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, the sky is falling down. E siamo nuovamente al mercato, ora facciamo due passi, ci sono anche più banchi rispetto all'altra volta, anche perché siamo venuti un pochino prima e poi c'è il sole. E c'è più gente, forse più banchi, sì effettivamente, perché non me le ricordavo, ma l'altra volta era una tardi. Giornata anche obbrobriosa. Era tardi, stavano chiudendo e ora c'è più scelta. Prendiamo due banane e qualche mela. Quanto si usano? Limone e limoni. Qui che c'hanno limone? Abbiamo fatto una bella spesa, ora attraversiamo il corso principale e c'è un caos, ragazzi. Ma come si stava bene in spiaggia, eh? Mamma mia, ma si sta bene da tutte le parti oggi. Oggi è una bella giornata, con il sole siamo rinati. Qui c'è il bakery. Il polpo 24 euro al chilo. 24 euro.
Ciao follower! Eccoci qua, siamo tornati dalla spesa, dal giro a Ciania e come vedete siamo ritornati alla spiaggia di Zavros. Come si chiama? Stavros, scusate. Abbiamo mangiato e abbiamo ritrovato un nostro amico che già avevamo trovato un po' di settimane fa. Proprio qui. Stiamo parlando ben 3 settimane fa. 3 settimane fa esatte. Ciao ragazzi, siamo tornati dal giro di Ciania, abbiamo comprato tutto il mercato. L'abbiamo svaligiato. Svaligiato e col sole è tutta un'altra cosa, veramente molto più bella. Formaggio di qualità, devo dire. Buono. Ottimo formaggio di qualità. Ci beviamo Salute. una birra. Alla nostra, solo tazze di cristallo per sì, noi. questa è di plastica. Noi se non è di cristallo non la beviamo. Lo so che è di plastica, ma non mi fa voglia di alzarmi a prendere quella di porcellana. Di porcellana. Quelle di Swarovski non le usiamo perché non è abbastanza di qualità questa birra, quindi ma ci stiamo lavorando. Ci stiamo lavorando. Swarovski, sponsor ufficiale, devo dire. Certo. Ha pagato il canale dei tickets. Questo viaggio è, se è stato possibile, è solo grazie a Swarovski che ci ha finanziato, direi, gli ultimi 3 anni di viaggio. Sì, guarda. E tra l'altro eleganti ma tamarri. Quindi, noi siamo in compagnia del nostro amico Franco. Ciao. Che dalla parlata sentite bene essere italiano. Italiano vero. Italiano vero, è un italiano vero, come dice la canzone. E lui è proprio qui, abita proprio qui dietro. Abita qui dietro. E la cosa bella è che quando ci siamo visti la prima volta, lui è venuto, camminava sulla spiaggia, ci ha visto e ha fatto: ma voi vi conosco. Perché io seguivo il loro canale quando stavo facendo il mio furgone, li ho seguiti per anni. E quando ho visto Fede ho detto: caspita, ma io questo qua lo conosco, perché non mi era mai successo di vedere una persona che ho conosciuto sullo schermo, su YouTube, dal vivo. È veramente scioccante, cioè è scioccante. È stato uno shock. Mi ha scioccato. Ed è più alto, molto più alto di quanto mi sembrava dal video, da dire. Vabbè, diciamolo. Io però invece a me non mi calcola nessuno, comunque ci sono anch'io nel canale dei tickets, grazie ragazzi. Però se non c'era la Marta io non vi avrei conosciuti, perché ho visto te. Fede era imboscato nel furgone che lavorava, faceva cose. No, sì, stavamo mangiando, tanto per cambiare ragazzi, stavamo sempre mangiando. Sta costruendo qualcosa. Poi le nostre strade sull'isola si sono divise, lui è andato a fare un tipo di tour, non un altro, e per puro caso, senza essersi dati l'appuntamento, stamattina ci siamo ritrovati qua. Con tutte le spiagge che ci sono a Creta, senza appuntamento nella stessa dove ci siamo trovati la prima volta. Comunque noi ora ci passiamo la giornata in pieno relax qui al tavolino a parlare, a raccontarci un po' di storie. Indovinate di cosa parliamo? Di cosa si parla? Di viaggi, di avventure. Di squisire itinerari, esatto. Perché io so già i possibili itinerari che potrebbero affrontare, ma voi non lo sapete ancora e lo scoprirete nelle prossime puntate. Oh, lo assumiamo. È vero, è preciso, chirurgico proprio. Vedi, il vantaggio di incontrarci sulla strada è che potete ricevere una marea di spoiler. È vero. Ma anche informazioni per il viaggio, però, dobbiamo dire anche questo, perché stavamo parlando, te come lo vedi questo posto, te come lo vedi questo paese, magari lui c'è stato, noi no, o viceversa, e ci passiamo informazioni veramente utili, ragazzi. Disquisiamo solamente di contenuti, non solamente, disquisiamo di cose che un confronto positivo che può arricchire entrambe le parti. Esatto. Ci beviamo questa birra in compagnia. Il bicchiere di Marta non è pieno, ma è per la foto, per il video. Potete scriverlo nei commenti. Vabbè, che ora dopo la bevo, dai. Zan. Ora era per partecipare al brindisi, se no mi hanno già escluso, ha conosciuto Fede, io non ci so, volevo brindare, scusate.
Oggi vi diamo il buongiorno con una giornata un pochino grigia, nulla a che vedere con la giornata splendida che abbiamo passato a Ciania. Era ieri poi fondamentalmente, però oggi ci siamo svegliati con un cielo super velato, quindi è così. Purtroppo non possiamo decidere sul meteo, però possiamo decidere i spostamenti. E quindi ci siamo spostati verso est, direzione Retimno, e però fra Ciania e Retimno c'era questo step intermedio. Una particolarità degna di nota, perché? Qual è il motivo? Perché siamo ad un lago, sì, un lago dentro l'isola, nel mezzo dell'isola di Creta, non proprio nel mezzo, ma insomma. E vediamo se Fede ha studiato. Non è un lago qualunque, ma è l'unico lago dolce di tutta l'isola. Esatto, perché di lago di acqua dolce c'è solo il lago di Cornas, si chiama proprio così. L'ho fatto proprio Ale. Questo Mike, buongiorno. Oggi mi è venuta così, ragazzi. Sorridiamo un po', via, perché siamo un po' cupi per la giornata, ma siamo contenti e volevamo vederlo. Comunque la trasparenza e la bellezza di questo lago si percepisce anche con il cielo velato. Sì, è notevole. È tutto incastonato fra le montagne e, come diceva appunto Fede, è l'unico lago di acqua dolce che si trova qui sull'isola di Creta. Per darvi un attimo l'idea delle dimensioni, è lungo circa 1100 metri e dà una profondità che varia nel centro fra i 20 e i 30 metri. È variabile perché questo lago raccoglie i flussi d'acqua delle montagne circostanti, quindi dipende sostanzialmente da quanta acqua vi affluisce, e c'è un piccolo corso d'acqua che si getta appunto in questo laghetto gestito da una diga, quindi anch'essa insomma regola un po' l'afflusso d'acqua e per questo varia la profondità del lago. Ha colori molto trasparenti, probabilmente anche perché sotto è tutto chiaro, c'è sabbia bianca, quindi senza sole già si percepisce la trasparenza e il verde smeraldo di questo laghetto. Ci sono un paio di leggende che riguardano questo lago. La prima, si pensava che fosse intitolato alla dea Atena e che fosse pieno di anguille. Ovviamente non è così, ma gli animaletti che lo popolano sono delle simpatiche tartarughe e, a quanto abbiamo letto, anche quei pesciolini piccoli che vi puliscono le pellicine dei piedi. Chi c'è stato dice che immergendosi praticamente loro fanno una pedicure meglio di qualsiasi negozio d'estetica. La seconda leggenda riguarda la storia di una fanciulla, una bellissima fanciulla dai lunghissimi capelli biondi, che venne al lavoro qua nei dintorni con il padre, che era un contadino, dava una mano al padre sulla terra. Improvvisamente purtroppo il padre ebbe degli istinti animali e cercò di abusare di lei. Questa ragazza si sentì in pericolo, rimase scioccata del comportamento del padre e invocò gli dei perché l'aiutassero. Gli dei, vista la ragazza in difficoltà, crearono una voragine proprio qui dove era il campo del padre, e questa voragine risucchiò questa ragazza inglobandola, diciamo così, per proteggerla dal padre. E si dice che proprio in quell'occasione nacque questo lago. Qualcuno vocifera ancora oggi di vedere su una di queste rocce circostanti una bellissima ragazza dai capelli lunghi e biondi che si pettina la sua chioma. E adesso quindi facciamo una passeggiata sulla costa di questo laghetto con la speranza che il sole esca a darci un saluto. E ci piacerebbe vederlo. Ci piacerebbe, sì. Qui ci sono anche i pedalò per chi volesse farsi una bella passeggiata in cerca della fanciulla dalla chioma dorata. O meglio una bella pedalata, perché ci sono un paio di coppie che si sono lanciate sulla pedalata sul lago. Ma Fede non pedala se non mangia, non so se avete capito. Quindi... Infatti ora ci facciamo una piccola camminatina, così stimoliamo ancora di più l'appetito e poi ci facciamo una bella mangiata. Non mangia, no parti. No. Nel senso proprio non parti, capito?
Come promesso, pranzetto, anche oggi non moriamo di fame. No, non abbiate paura, non temete. Non temete. Ci autoalimentiamo. Esatto, poi al mercato di Ciagna abbiamo comprato questo pezzo di formaggio che è uno spettacolo. Peccato che non possiate assaporare il profumo dalla GoPro. Il sapore. Però ve lo assaggiamo e ve lo assaporiamo noi per voi. Buon appetito, ragazzi. Buon appetito.